Buongiorno a tutti, eccoci qua ancora, questa volta in una veste diversa perché come vedete ho un bellissimo pianoforte vicino. Siamo qui ancora una volta per incontrare il nostro amico Stefano e per parlare di nuove produzioni che Aulicus ha fatto. Stefano dovrebbe arrivare qui da un minuto all'altro, comunque intanto noi posizioniamoci e aspettiamo. Grazie e a tra poco. Vedi che bel arpeggio. Allora, per l'occasione siamo vicini a un vibrafono. Ma ti rendi conto che strumento fantastico? Fantastico. Io me lo porterei a casa. Sì, Ma senti un po' che ingombrante. È bellissimo. Ma com'è difficile tecnicamente da È come suonare? un pianoforte, solo lo devi suonare con le bacchette, Con le quindi bacchette. serve anche con le matite, purché abbiano la gomma ci vorrebbe una all'estremità, pallina se no... all'estremità. Ah, bellissimo. Parliamo di cose serie. Vabbè, però mi sembra Questa è una cosa giusto, seria anche questa. giusto che essendo in uno studio di registrazione È vero. abbiamo a disposizione queste cose fantastiche, ti prego Certo, di vedere. certo. Già questo come... È bellissimo. È bellissimo, È un tavolino capito? musicale Praticamente. praticamente. Ci si può appoggiare, ma con cautela. Senti, invece oggi mi hanno dato da presentare questo disco sul quale devo dire onestamente non avevo posato la mia attenzione, però mi pare che sia una cosa importante perché porta la firma di un compositore che si chiama Manuel Pons. Precisamente, del quale ti parlerò. Ecco, del quale io onestamente non ho mai saputo nessun particolare. Io so soltanto che questo disco è stato eseguito da un chitarrista di chiara fama oltreoceano, anche non male conosciuto anche qua, che si chiama Francisco Gil, di cui dopo andiamo un momentino a vedere chi è, però tu intanto ci dovresti raccontare questo Pons. Ma chi era Manuel Pons? Allora, vado a iniziare. Manuel Pons, 1882-1948, quindi è quasi un nostro contemporaneo. Certo, più o meno. Anzi, prima che lui se ne andasse, noi già eravamo in circolazione. Io avevo 12 anni quando lui è morto, appunto, quindi facciamo... un pochino di meno, ma pochissimi di meno. Esatto. Comunque è un contemporaneo a tutti gli effetti. Sì, praticamente sì. E nel suo caso possiamo dire che finalmente è un compositore messicano ed è il primo nella storia della musica messicana che abbia raggiunto una fama internazionale. Perché prima ce ne saranno stati, ma nessuno di Nessuno li ha mai conosciuti. Certo. Allora, lui nasce in un piccolo villaggio che si chiama Fresniglio, dove il padre si era rifugiato per evitare problemi in seguito alla sua partecipazione alla rivoluzione del 1867. Quella di Pancho Villa, ma penso io, adesso non sono sicurissimo, ma credo di sì. Mi pare che sia proprio quella. Che vediamo in tutti i film diciamo, pseudo-western. Sì, penso. Allora, la sua famiglia è numerosissima. Padre ex rivoluzionario, madre appassionatissima di musica e 12 figli, 12 di cui peraltro 4 diventeranno musicisti professionisti. La sorella Pepita si accorge che il piccolo Manuel è molto portato e gli insegna un po' di pianoforte e solfeggio. Il ragazzino impara subito, tanto che a 9 anni compone la Marcia del Sarampion. E che è Sarampion? Ecco, non lo sapevo neanche io. La Marcia del Sarampion. E che il Sarampion è il morbillo. Oh, Gesù, no. Quindi sto ragazzino, questo musicista in erba, a 9 anni aveva il morbillo. Che stava a letto con il morbillo, si è messo lì e ha fatto la marcia. La Marcia del Sarampion. Non ci credo. È fantastico. Eccezionale questo. Dopodiché diventa un pochino più serio, segue regolari studi musicali, prima in privato, poi al Conservatorio di Città del Messico. E quando anche quello si rivela insufficiente per le sue possibilità e per il suo talento, parte per l'Europa, dove prima al Conservatorio di Bologna, che chissà come mai da Città del Messico a Bologna,
ci sarà stato qualche collegamento. C'è sicuramente qualche segnalazione. E poi all'Istituto Stern di Berlino completa la sua istruzione. Poi torna in patria e diventa direttore dell'Orchestra Sinfonica Messicana. Poi ritorna a Parigi per un ulteriore perfezionamento e poi alla fine definitivamente ritorna a casa in Messico ed è nominato direttore del Conservatorio Nazionale del Messico. È la sua consacrazione, la gloria nazionale, e diventa così rappresentante della sua patria fra i grandi della musica. Certo. Il suo pregio, oltre a quello di essere un buon musicista, è stato di abbattere la barriera che divideva la musica classica da quella popolare e di dare soprattutto nobiltà allo strumento tipico, caratteristico del suo paese, la chitarra, elevandola a livello degli altri strumenti solisti del concerto classico. Sì. La chitarra era considerata uno strumento folclorico. Folclorico, no? Assolutamente, certo. Invece lui lo fa diventare uno strumento classico ed è il primo. Certo. E infatti, appunto, grazie a lui e soprattutto all'aiuto che lui riceve quando è sostenuto e spinto dal grande solista Andrés Segovia, che era molto più famoso di lui all'epoca, ma non era un compositore, era un esecutore. Era un esecutore, esatto, un bravissimo. Alla fine Pons diventa, grazie proprio al contributo di Segovia, il maggiore autore del repertorio classico per chitarra messicana. Questo è il suo pregio, insomma, di essere primo, è stato un rappresentante nazionale del suo paese, e poi soprattutto di essersi inventato la chitarra classica. La chitarra classica. E questo è tutto che possiamo dire. Che poi tra l'altro Segovia, se non sbaglio, questa bandiera del chitarrista classico l'ha portata in giro per il mondo. Per il mondo, assolutamente. Lui stava dappertutto, ha fatto concerti dappertutto ed era l'unico messicano in grado di interpretare con la chitarra della musica classica. Sai che però che non so se Segovia fosse messicano o spagnolo, questo non lo so. Però comunque è stato il primo a prendere in mano questo strumento popolare e a mettergli il frac. Esatto. Prima la chitarra aveva il sombrero. Ma lui ha fatto dei concerti, delle esecuzioni, aveva una diteggiatura famosissimo nel eccezionale. Mondo. Comunque lui era quello grande, il grande padre della chitarra. Certo. Quindi qui finiamo il nostro racconto, perché poi tu ci parlerai invece del solista che suona nel tuo esatto, disco. Perfetto. Piccola pausa E a tra poco. Stefano, abbiamo a che fare, e questo è interessante, perché questo Francisco Gil è un contemporaneo, ancora vivente. E magari anche giovane, chi non lo sappiamo. Esatto, però è uno che ha pubblicato fino a oggi, mi pare, 8-10 album, quindi ha una certa rinomanza. Caspita, infatti voglio farmi spiegare dalla mia struttura questo master dove è stato trovato, anche perché è stato preso il master perché contiene le opere di Pons. Certo. Che è considerato, come tu hai detto prima, il maggior musicista classico. Quello che ha nobilitato la chitarra. E quindi noi abbiamo pubblicato questo disco proprio per fare un omaggio innanzitutto a Pons, che lo merita, e che in fondo è uno non molto conosciuto al di fuori del suo paese natale. E noi, anche perché. E poi perché la chitarra classica è uno strumento effettivamente che richiede una bravura, un istinto innato. Ma infatti Francisco Gil, mi dicono qui, è uno dei musicisti messicani con la maggiore attività internazionale. Capito? E poi ha presentato i suoi repertori in Nord e Sud America, Europa, Asia, trasmissioni, televisioni. La critica specializzata lo ha generosamente elogiato, perché è uno che ha una grande tecnica. Certo. Capito?
La rivista specializzata Il Fronimo ha accolto il suo debutto discografico Sonatina, dedicato, ecco vedi, perché lui è uno che ha interpretato e studiato Pons, ecco. dedicato ai manoscritti originali della musica di Manuel Pons. E fra l'altro il disco si intitola Folias, Folias. che deve essere un genere musicale per chitarra, perché già l'ho sentito dire. Però Folias. secondo me, se mi permetti, Sì, certo. secondo me Folias vuol dire fogli. No. Sei sicuro? Sì, Folias. Sì, Vuol dire follia? Sì. bene, Questo sì, sono sicuro, perché è un titolo che ritorna Follie, spesso. quindi. Sì. Follie deve essere un genere, come che ne so, come dire Certo. stornelli, oppure deve essere un Certo. genere musicale, credo. Certo. Sì. Che poi praticamente la critica, a proposito di questa interpretazione dei manoscritti originali della musica di Pons, la critica dice apprezza il fluire musicale sereno e rilassato, privo di intemperanze emotive o frasi forzate e sempre sostenuto da una piacevole eleganza. Allora il titolo Folies forse non coincide, forse mi sbaglio io. E poi praticamente il maestro Hill ha gettato una nuova luce sull'arte dell'illustre connazionale. Che è Pons. Che è certo, Pons. certo. E successivamente la rivista spagnola Acordes sottolinea che in Impresiones de América il suo modo personale e lucido di interpretare con la chitarra fa sì che alcune opere del repertorio più tradizionale abbiano un grande vigore e freschezza e portino idee interpretative molto suggestive. Il suo potere sonoro presiede a tutto il CD e gli permette di affrontare alcuni dei momenti più drammatici con grande intensità. Caspita, proprio por bravo Dios, questo. direi, visto che siamo in Messico. Capito? Comunque questo musicista Francesco Hill, a parte gli scherzi, ascoltatelo perché è un esecutore che ha grandi possibilità interpretative ed una grande tecnica. D'altra parte si è esibito, scusatemi, d'altra parte anche lui si è esibito come solista con orchestra da camera ad est in Francia, in Malesia, Filarmonica di Toluca, in Messico, Brasile. È nato a Città del Messico e G. Hill si è laureato con lode presso i Conservatori Nazionali di Musica Messico e ha studiato anche all'Antonio Vivaldi di Alessandria in Italia. Ha pubblicato fino ad oggi, ecco, come ho detto prima, 8 CD. Benissimo, grazie della vostra attenzione e volevo semplicemente ricordarvi di darci i vostri like perché ci fa piacere e sono la prova che ci apprezzate e poi ricordatevi che volendo potete comprare i nostri album direttamente dal nostro sito. Grazie e buona giornata, arrivederci.